Ciao confusi! Oggi parliamo di una parola che usiamo spesso. Non troppo spesso, la usiamo, diciamo, frequentemente. Mara, la usiamo ogni 3 secondi, ammettilo. Va bene, forse la usiamo un po' troppo. La parola è cioè. Cioè, una parola magica che risolve tutti i problemi della conversazione. Ma dai, Dario, non esagerare. Non esagero. Ascolta una conversazione italiana vera. Ieri sono andato al bar, cioè non proprio al bar, cioè al bar dell'angolo, cioè quello vicino a casa mia. Ok, forse è vero. Ma cioè è utile. È utile perché non sappiamo parlare senza. È come una dipendenza. Confusi, ascoltate. Cioè ha diversi significati. Oggi vi spieghiamo i principali. Primo uso, cioè per spiegare meglio qualcosa che avete appena detto. Esatto. Per esempio, abito vicino al centro, cioè a 10 minuti a piedi. Oppure, mia sorella cucina bene, cioè almeno la cucina non prende fuoco. Ma dai, Dario. In questo caso, cioè, significa per essere più precisi o, in altre parole. È il modo più semplice per aggiungere dettagli. Secondo uso, cioè quando state pensando e non sapete cosa dire dopo. Ah, questo è il mio preferito. È il cioè del panico. Per esempio, ieri sera non sono uscito perché, cioè, avevo un impegno, cioè, il gatto era triste. In pratica, cioè lo usate per prendere tempo, soprattutto quando inventate una scusa. Suona molto italiano, diciamo. Non è molto elegante, però. Terzo uso, cioè per correggere voi stessi. Questo succede continuamente. Dite una cosa, poi vi accorgete che non è esatta e aggiungete cioè. Per esempio, ci vediamo martedì, cioè no, mercoledì, ho sbagliato. Oppure giro a destra, cioè a sinistra. Aspetta, qual è la destra? È il modo italiano per dire scusa, mi sono confuso, senza sembrare troppo confusi. Quarto uso, e questo è importante, cioè come esclamazione di sorpresa. Ah sì, questo è diverso. Qui cioè non ha nessun significato preciso. È solo una reazione. Per esempio, un amico vi dice «Mi sveglio alle 5 ogni mattina» e voi rispondete «Cioè, chi te lo fa fare?» Oppure, ho corso una maratona. E voi rispondete, cioè? Tu? Tu che non fai nemmeno le scale? È quando qualcuno vi dice una cosa e voi non ci credete. In questo caso, cioè, esprime shock, incredulità o un particolare interesse. È come dire wow o ma dai in italiano. Sì, più o meno, ma con più drammaticità. Ovviamente, siamo italiani. Ora vi faccio una domanda. Secondo voi, quale uso di cioè è il più difficile? Probabilmente il cioè riempitivo, quando pensate. Esatto, perché dovete usarlo nel momento giusto. Se lo usate troppo, sembrate insicuri. Se non lo usate mai, fate troppe pause. Quindi serve equilibrio, come per tutto nella vita. Che momento filosofico, Mara. Ma torniamo a cioè. Facciamo un esempio pratico. Dario, raccontami cosa hai fatto ieri. Ieri? Ieri sono andato, cioè, ho fatto la spesa. Ah, la spesa. Dove? Al supermercato, cioè, quello vicino a casa mia, cioè, quello grande. Vedi? Hai usato cioè 3 volte in 10 secondi. Perché funziona. Mi ha dato tempo per pensare. E questa è esattamente la ragione per cui lo usiamo così tanto. Va bene, dai, adesso facciamo la rubrica. Parola colloquiale spiegata male. Oh, finalmente! La parola di oggi è roba. Ottimo! È una delle parole più utili in italiano colloquiale. Roba significa una cosa o un insieme di cose, ma in modo molto informale. Per esempio, ho comprato della roba al supermercato. Oppure, ma che roba è questa? Quando non credete a cosa state guardando. Roba può significare quasi tutto. È molto vaga ed è perfetta quando non sapete la parola esatta. Attenzione però, non usatela in situazioni formali.
È meglio non dire al vostro capo «Ho preparato la roba per la riunione». Dite «Ho preparato i documenti per la riunione». Esatto, ma tra amici roba funziona sempre. Va bene, torniamo a cioè. Un altro esempio pratico. Immaginate questa scena. Siete con un amico italiano. Lui vi chiede: dove abiti? Voi rispondete «Abito in centro», cioè non proprio in centro, vicino alla stazione. Benissimo. Così avete aggiunto dettagli usando cioè e l'amico capisce esattamente dove abitate. Un'ultima cosa importante, confusi. Non abbiate paura di usare cioè. È vero, gli italiani lo usano continuamente. Nessuno vi giudica. Anzi, se lo usate bene, sembrate più italiani e non un libro di testo che cammina. Scriveteci nei commenti. Usate già cioè quando parlate italiano? E se sì, quale uso vi piace di più? Iscrivetevi al canale per imparare altre parole che usiamo spesso, tipo allora, comunque, insomma. Infatti, abbiamo molto materiale. Ciao!